Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno, ascendente Capricorno, Luna o Venere in Capricorno. Andiamo a vedere cosa accadrà nell'amore nei prossimi 7 giorni, quindi video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Andiamo a vedere che cosa ci mette in scena la nostra anima in questi prossimi 7 giorni. Ragion per cui, per vedere cosa ci mette in scena la nostra anima, per comprenderla bene, invito a studiare e ristudiare i contenuti delle mie playlist, risvegliare la coscienza e l'arte del vivere, per andare a comprendere, avere consapevolezza di cos'è l'amore, cos'è la realtà e come si manifesta il divino davanti a te con le persone che incontri. Allora, mettiamoci una carta guida per il Capricorno, amore, carta guida, mettiamone una, mettiamone un'altra. Allora, andiamo a vedere. Capricorno, carta guida, amore, il mago. Io qua vedo opportunità d'amore. Qua vedo qualcuno che vuole avere un inizio con te, che ha tutti gli strumenti per manifestare un inizio con te. Amore clandestino può essere qualcosa di nascosto, qualcosa al volo, qualcosa di fugace, o può essere qualcuno che ti sorprende. Vediamo che c'è il fondo mazzo qua. Cavaliere di spade. Ci sono comunicazioni all'improvviso che ti sorprendono da parte di qualcuno che vuole un inizio. Forse il segno dei gemelli. Vediamo un po'. Capricorno. Amore. Capricorno, amore, vediamo. Otto di spade, re di denari. Qua vedo una persona con la quale la situazione era bloccata. Questo re di denari sei anche tu, no? Ti vedo concentrato sul tuo lavoro, sulle tue responsabilità, sulle tue cose. Ti vedo uscire da gabbie mentali, 8 di spade, situazioni di blocco, dedicando te stessa o te stesso, le tue capacità, i tuoi talenti a ciò che ha a che fare con la stabilità, ai tuoi progetti personali. E può essere anche una persona con la quale la situazione era bloccata perché era concentrata su delle sue responsabilità. Vediamo un po'. Energia attuale, positiva, negativa, passata, futura. Conclusione, energia futura. Vediamo. Re di denari. Il mago. Sì, cavaliere di denari, re di spade. Guarda, ti dico, ti vedo molto serio nella situazione lavorativa, casa, stabilità, famiglia, concentrata la tua energia sul lavoro, sul denaro. L'amore andava lento, o questa può essere l'energia con la quale tu hai connesso con una persona che è molto concentrata sulle sue responsabilità lavorative, era più fredda sull'amore. Forse il segno dell'Acquario, Gemelli, Bilancia, Capricorno come te, Toro e Vergine. Il lavoro va benissimo, te lo dico in questi giorni, il lavoro va benissimo e ciò non guasta, no? Vediamo un po'. Energia attuale nell'amore per il Capricorno. Infatti qua abbiamo un 5 di coppe. Siamo un po' tristi sull'ambito amoroso. Lavorativo va bene, vedo qua, o andrà bene in questi giorni, però nell'amore mi parlano di 5 di coppe, una sensazione un po' di tristezza, di abbassamento d'animo. O stiamo lavorando bene con le nostre emozioni, tanto che, come vi insegno sempre nei podcast, soprattutto Magia Pratica 1, 2 e 3, lavorando sulle emozioni della dolce tristezza, la dolce malinconia, stai avendo capacità e talenti che riverserai sul lavoro e lo vedrai in questi giorni. Vediamo un po' energia positiva. La regina di coppe, non devi fare niente, riceverai e basta. Riceverai il risultato del lavoro sulle tue emozioni. La regina di coppe al tuo positivo mi dice non fare niente, ricevi e basta. Il blocco qual è? 9 di spade, un po' di preoccupazioni legate all'amore o paure legate all'amore. Che è successo qua? Sì, perché l'amore era fermo. L'appeso, 7 di coppe.
la situazione in amore era ferma o con qualcuno che lavorava fuori o che qualcuno aveva delle responsabilità o era una persona distratta su altre questioni. 7 di coppe distratta su altre questioni, l'appeso, questo ha impedito l'avanzamento, adesso ti sta generando una sensazione di tristezza e hai delle paure relative a questa situazione, oppure rispetto proprio all'amore, confusione perché non avanzava la situazione, adesso ti trovi in un momento in cui stai avendo a che fare con le tue emozioni profonde, questo ti può generare un po' di paura, oppure abbiamo avuto a che fare con una persona distratta peraltro e la situazione non avanzava. Mi dicono la regina di coppe qua, tutto riprende a fluire, le emozioni fluiranno grazie al lavoro sulle emozioni che stai facendo. Vediamo che succede i prossimi 5-7 giorni, amore. 10 di bastoni, paggio di spade, il re di coppe, re e regina di coppe, guarda, c'è una coppia di potere qua. Guarda, non devi fare niente perché arriva questa persona che ti corrisponde perfettamente. Non devi fare niente. All'inizio vedo che c'è una situazione un po' di pesantezza perché non ti fidi ad aprirti all'altro, nell'amore. Situazione pesante a livello emozionale, possono essere situazioni pesanti relative anche ad altre responsabilità tue, che non riguardano soltanto l'amore, anche il lavoro per esempio. Paggio di spade, mancanza un po' di fiducia, però c'è il re di coppe. C'è una persona che ti è devota, una persona che si apre emozionalmente, una persona che amministra bene le sue risorse emozionali e te le dà, te le dona. Che c'è dopo il re di coppe? E il 6 di coppe, assolutamente sì, l'energia non devi fare niente. Arriva da solo, va bene? Alcune di voi è una persona che già conoscete perché c'è un 6 di coppe, per altre è una persona completamente nuova che ti corrisponde perfettamente. Puoi avere un po' di paura ad aprirti, ma qua io vedo il 6 di coppe mi parla di una persona che ti fa connettere la tua bambina interiore, il tuo bambino interiore che ti darà un'energia molto preziosa. Quindi per alcuni di voi che avete vissuto un amore clandestino o un amore un po' più sfuggente, qua c'è un amore che non è sfuggente. Mi spiego? Qua c'è una coppia di potere. Soprattutto una coppia che se la intende sulla parte emozionale. Le vostre emozioni fluiranno insieme. Vedo una coppia molto fluire a livello emozionale, sì. È una bellissima stesa, Wow. Abbiamo i segni del cancro, pesci, scorpione, o ascendente luna o venere tua o dell'altra persona. Vediamo un po', energia attuale Capricorno, 5 di coppe. La temperanza. Guarda, la temperanza mi parla del fatto che tu, molte ragazze mie e ragazzi miei della scuola iniziatica stanno lavorando con le emozioni, facendo fluire la dolce tristezza, la dolce malinconia, e la temperanza mi dice che il Dio, la dea della temperanza, la dea della guarigione, sta lavorando su di te, tant'è che mi compari poi come regina di coppe, cioè che l'amore fluisce senza intoppi del mentale, perché stai facendo fluire la dea della tristezza e lì arriva la dea della temperanza. Quindi stai portando guarigione emozionale in questo momento. Regina di coppe, al positivo. Paggio di spade, sì, qualcuno ti pensa tantissimo. Ti pensa e ti osserva, ti pensa e ti osserva. Tu non devi fare niente, lascia fare a questa persona. Ti pensa e ti osserva, ti pensa e ti osserva. Tant'è che il paggio di spade al positivo mi dice anche che smetterai anche di avere resistenze rispetto al mi fido o non mi fido, perché fluirai. Vediamo il 9 di spade al blocco, che queste paure, 10 di bastoni, è un po' paura ad aprirti perché la situazione può essere emozionalmente pesante in questo momento, o situazioni che ti hanno stressato a livello amoroso, o peraltro lavoro, denaro tuo o di questa persona, o possono essere tue se non c'era nessuno. Vedi il Papa, ci sono questioni di responsabilità che ti hanno stressato e ti hanno dato un po' di paura, relative ad altre cose che non riguardano l'amore, oppure una persona che non si voleva impegnare e questo ti ha dato stress, che non aveva le idee ben chiare, tant'è che ti portava in confusione, ti ha dato stress. Vediamo il 7 di coppe l'appeso nel passato. La torre, qua c'è stato un cambio, una rottura con qualcuno, la situazione non avanzava e ti ha dato confusione. 7 di coppe l'appeso, la ruota e la fortuna. Qua mi dice che all'improvviso è successo un cambio, un patatrac.
qualche settimana fa o giorni fa, oppure mesi anche qui, C'è stato un cambio repentino all'improvviso che voluto dal destino, che ti ha generato una situazione di tristezza, ossia ti ha generato un metterti a contatto con le proprie emozioni. Vediamo questo 10 di bastoni, il 2 di denari, il paggio di spade, 2 di spade. Vedo una situazione 2-2, non sapere cosa pensare rispetto all'amore, rispetto a una persona, avere un po' di dubbi, rimettere le cose a posto su vari aspetti che non sono solo amorosi, anche economici e lavorativi. Il lavoro ti ho detto che va già bene e questo può averti stressato o può aver stressato la persona di tuo interesse. Vediamo il re di coppe. Il sole, guarda qua che gioia, guarda questa situazione qua e guarda qua che cambio. Allora, qua c'è una persona che ti darà tanta felicità perché si esprimerà emozionalmente a te, re di coppe e il sole. Notizie felici da parte di questa persona che si esprime emozionalmente e si connette alle tue emozioni. Questo ti permetterà anche di lasciarti fluire, non avere resistenza. Forte il segno del leone, vediamo il 6 di coppe. La forza, qua c'è una persona che vuole mettere sforzo, impegno o recuperare una connessione a tutti i costi. È una stesa bellissima, ragazze mie e ragazzi. Forte il segno del leone, leone. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Sto pensando di regalarti un anello. L'anello è proprio il compimento, no? Al di là dell'anello a livello simbolico, è proprio il compimento. E qua si compie qualcosa di importante. Questa è una persona di spessore che ne vale la pena, è una coppia di potere. Ok, vediamo un'altra. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui lei sono disponibili sotto l'info box in descrizione. Sono geloso di te, abbiamo anche una persona molto gelosa e certo perché gli corrispondi perfettamente. Un'altra. Aiutami ti prego. Io credo che questo sia tu che chiedi aiuto anche inconsapevole a questa persona. O qua c'è una persona che deve uscire da uno stress, può essere tu o quest'altra persona. E questa persona e la vostra relazione aiuterà entrambi, va bene? Vediamo un po' l'ultima carta degli oracoli, questi. E qua abbiamo Re Artù. Guarda, da un amore clandestino a un amore un po' più superficiale, Re Artù mi parla di questo re di coppe. Può essere anche una regina di coppe. Mi parla di una persona responsabile, una persona matura animicamente, che ha una adultità animica. Perché dico adultità animica? Perché ha il coraggio di esprimere le proprie emozioni mantenendo fede alle proprie emozioni. Abbiamo Re Artù, assolutamente, una persona di spessore. Ok, vediamo cosa ti dice l'ultima carta di queste. Il re di coppe, mi ribadisco e salta fuori da solo, vuole uscire questo. Quindi una persona emozionalmente che si apre a te, che ne vale la pena perché ti corrisponde dal profilo emozionale, va bene? Vediamo cos'altro ti diranno questi, gli altri oracoli. Capricorno, casa dolce casa, conoscenza profonda. Guarda un po' come ti vedo, sarai felicissima perché questa persona, conoscenza profonda, ha a che fare proprio col sentirvi l'uno con l'altra, sentirvi a livello animico, anche senza dire una parola, sentirvi senza spiegazioni. Casa dolce casa è l'amore autentico, cioè ti sentirai felicissima o felicissimo. Ragazze mie e ragazzi, bellissimo, che ti devo dire più? Godetevi questa felicità. Io vi abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.